Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, anche ascendente Gemelli, o Luna e Venere in Gemelli. Oggi andiamo a vedere quale parte di te è pronta a nascere. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi per i prossimi 6-7 giorni. Allora, andiamo a vedere quale vecchia identità ti viene chiesto di lasciare andare, quale qualità della tua anima vuole emergere, in che ambito si svilupperà, e poi la strutturiamo come di consueto con la nostra tarologia co-creativa. Allora, andiamo a vedere Gemelli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e libertà. Quale parte di te è pronta a nascere? Prima di tutto, come prima domanda, vediamo quale vecchia identità sei chiamato o chiamato a lasciare andare, cioè l'immagine di te che ha ormai concluso il suo compito, la pelle che non può più contenere la tua espansione, no? Vediamo. Il Sole, che è una carta stupenda, il Sole. Iniziamo col botto perché non significa devi lasciare la tua luce, ma sei chiamata o chiamato a lasciare andare l'idea di dover essere sempre luminosa, perché anche l'ombra è un aspetto della luce. Quindi, allora, cioè, devi smettere di dover stare, di essere quella persona che sta sempre bene, inteso, no? Cioè, di dover essere sempre positiva, positivo, di dover sempre trovare il lato bello delle cose. Cioè, se arriva la dolce tristezza, la dolce malinconia o l'abbandono, cioè lo devi vivere. Cioè, sono immagini ctonie sotterranee, che è fondamentale per avere forza, lo state sperimentando nelle porte che stiamo facendo, no? Quindi devi lasciare andare quell'identità di dover rassicurare gli altri. Sai che, cioè, per gli sciamani la speranza e la consolazione sono i grandi mali dell'umanità. Speranza e consolazione. Perché ti impediscono di scendere nel regno ctonio sotterraneo dove sono custoditi i tuoi più grandi tesori, dove veramente puoi trovare forza. Quindi devi smettere di essere quella che trova sempre una soluzione, a volte dire non lo so, è una liberazione. Quindi chi sei quando non devi illuminare nessuno? Chi sei? Perché è come se quando il sole diventa la tua identità, c'è questo rischio che si trasforma in una sorta di prigione, come se ti convincesse che il tuo valore dipende dalla capacità di brillare per gli altri. Ma l'anima non vuole una luce che acceca, vuole una luce vera, vuole una luce nell'ombra, vera. Anche quando attraversa i disagi, quando attraversa le nuvole, no? Dal punto di vista della psicologia immaginale, questo sole è proprio il fatto che sei chiamata o chiamato a lasciare andare l'identificazione con questa immagine solare, non per diventare scura, ma per diventare più completa, devi integrare l'ombra. Quindi magari sei stato, ti sta stancando questa cosa, dover tenere tutti, illuminare gli altri, rassicurare gli altri, no? Allora quando esce quale identità devi lasciare andare? È quella di poterti concedere la tristezza, l'abbandono, un momento di nostalgia. Allora, questa settimana il daimo, l'amante mistico, non ti sta chiedendo di essere meno luminosa o luminoso, ma ti sta chiedendo qualcosa di più coraggioso. Permettiti di essere autentico o autentica anche nei giorni in cui non senti di dover dimostrare nulla. Ed è da qui che smetti di recitare la parte di chi deve stare sempre bene. Cioè, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Cioè, qua noi insegniamo tutt'altro. Questo è l'approccio terapeutico moderno. Sei triste? Oh, non essere triste. Sei arrabbiato? Non essere arrabbiato, dai. Che c'era poi anche un comico, forse brasiliano, geniale, ve lo ricordate, quello con i capelli lunghi? Sei triste? Non essere triste.
Ma quello ha capito tutto, quello è stato un genio, cioè è una presa di risoluzione che devi fare. E la terapia desacralizzata, l'approccio terapeutico moderno ti insegna che tutto ciò che non è positivo, visibile, solare, è negativo, è male. Quando vedi qualcosa che è male, ti fa male il tuo approccio, la tua relazione con quella cosa. Quindi tutto ciò che non è visibile, controllabile, prevedibile viene messo sotto l'egida della anomalia, dell'oscuro, ma la natura si evolve a mezzo dell'anomalia. La natura si evolve a mezzo dell'oscurità e nell'oscuro, guardate la natura, è quando pianti un semino nel terreno oscuro, nell'oscurità, che inizia a spaccare il guscio, a mettere radici. Non so se si può dire guscio del seme, penso di sì. Mettere radici. Vediamo perché ti aggrappi a questa identità, perché continui ad aggrapparti ancora a quella versione di te. Scopriamo adesso la paura o la convinzione profonda che rende difficile questo cambiamento. Questo è molto sottile e molto delicato con il 4 di coppe. È una paura molto elegante, sai perché? Perché è come se... Vediamo se riesco a spiegarmi. Allora, qua c'è una persona insoddisfatta, no? Insoddisfatta che non si sorprende del dono che la vita le offre. Allora, è come se continui ad aggrapparti a questa versione luminosa perché sotto sotto hai un po' paura che se smettessi di interpretare questo ruolo di luminoso, no? Di rassicurare gli altri, eccetera, la vita possa non sorprenderti più. È una stanchezza molto particolare, non è una stanchezza del corpo, questo è il 4 di coppe, è un po' dell'anima, è quel momento in cui hai già tante cose intorno a te, ma non riesci più a sentirne il sapore, è come se una parte di te dicesse forse manca ancora qualche cosa. Ed è così che continui a mantenere quell'immagine di chi è sempre brillante, sempre presente, sempre capace di trovare nuove idee, nuove energie, perché temi che se ti fermi potresti incontrare quel vuoto che da tempo stai cercando di non guardare. Il vuoto è la condizione imprescindibile perché qualcosa possa nascere. Qua non sei annoiata o annoiato della vita, sei stanca o stanco di cercare come te lo spiego? Credo di essermi spiegata. Cioè, il punto è che è il momento in cui nello yoga sciamanico, per esempio, possiamo dire che il 4 di coppe è il momento in cui lo sciamano viene invitato a interrompere il fare continuo per tornare ad ascoltare il linguaggio invisibile della vita. Sì. Cioè, il vero motivo per cui rimani legata o legato alla vecchia versione di te non è la paura del cambiamento qua, è la paura di non riconoscere il dono che questo cambiamento sta già cercando di metterti davanti. Cioè, la tua prossima evoluzione non arriverà facendo di più, ma arriva imparando a vedere ciò che fino ad oggi i tuoi occhi avevano lasciato ai margini, mi spiego? Di sorprenderti in questo senso anche quando sei nel buio, anche quando sei nell'ombra. Vediamo quale qualità della tua anima desidera finalmente emergere, che è una forza già presente dentro di te, che aspetta di essere riconosciuta e vissuta. Gli amanti, questa è la tua carta. Tu sai già la qualità che vuole emergere adesso nella tua vita, proprio dirompente in questo momento, è di fare delle scelte che ti fanno sentire viva o vivo, non di compiacere qualcun altro, non di compiacere a tutti, non...
Tu hai già questo perché questo è nel tuo archetipo di nascita, gli amanti, è la tua carta. E per fare questo io ti consiglio fortemente, tanto migliaia di voi già lo state facendo in questi giorni, anche oggi, di fare la pratica degli amanti sul canale, nel viaggio erotico degli arcani. Perché dentro di te vuole emergere quella fiducia, quel coraggio di fare scelte che ti fanno sentire viva, vivo. D'accordo? Vediamo in quale ambito della tua vita questa trasformazione vuole manifestarsi per prima. Allora, il 4 di bastoni mi parla di diverse cose. Questa cosa si vuole manifestare in tutte quelle situazioni. Allora, questa trasformazione si manifesterà in tutte quelle situazioni, in quegli spazi in cui puoi finalmente smettere di recitare questo ruolo e sentirti accolta o accolto per quello che sei. E per te questa è una carta molto importante, perché spesso la tua energia ama, no, esplorare, sperimentare, cambiare prospettiva, ma questi giorni, questa settimana, la vita ti fa una domanda: dov'è che vuoi veramente mettere radici? Non radici che ti imprigionano, radici che ti nutrono. Cioè questa trasformazione si manifesterà magari in una relazione che diventa finalmente più autentica, o in un progetto che smette di essere soltanto un'idea e trova una forma concreta, in una famiglia che si ricompone, o in una comunità di persone con cui senti di poter condividere chi sei davvero senza la maschera del sole, no? Perché questo è la casa, la stabilità, il 4 di bastoni, e il tempio interiore dal punto di vista della psicologia immaginale. Cioè non è più il tempo di cercare continuamente altrove, è tempo di vivere quello che hai costruito. Ed è qui che parla direttamente con il sole, no? Cioè all'inizio della lettura è richiamato, ho chiamato a lasciare andare l'identità di chi doveva sempre brillare per tutti, a tutti i costi. Ora il 4 di bastoni ti dice il risultato, non hai più bisogno di cercare conferme ovunque, puoi fermarti, puoi vivere in uno spazio che somiglia a te, il villaggio dell'anima potremmo dire, no? Cioè se ti riconosci per questo quello che sei, trovi persone, relazioni e situazioni che ti corrispondono e ti fanno sentire a casa senza se fai queste scelte dettate dal cuore che ti fanno sentire viva o vivo in qualsiasi circostanza, riconosci che la vita ti sorprenderà. Ok, vediamo qual è il primo passo concreto che la vita ti chiede di compiere in questi giorni. Ma già lo sapete, quando fate il rituale, quello che ho detto si manifesta senza la spiegazione razionale, no? Che poi è veramente talmente limitante. Allora, qual è il primo passo concreto che la vita ti chiede di compiere in questi giorni? Vincere. 6 di bastoni. Riconosci la tua forza anche quando non devi dimostrare niente. Cioè, goditi i tuoi successi. Cioè, quante volte hai raggiunto magari un obiettivo e invece di fermarti a celebrarlo, a godertelo, stavi pensando già a quello che dovevi fare dopo? Quante volte hai minimizzato quello che hai costruito? Quante volte hai minimizzato quello che hai costruito? Quante volte, nel senso, quante volte magari hai ricevuto un complimento e no, vabbè, dai, ma che c'entra? L'hai sminuito. Il 6 di bastone ti dice interrompi questa malsana abitudine, celebrati. Perché chi non riconosce le proprie vittorie continuerà a vivere come se fosse sempre in ritardo. Mm? Cioè, dal punto di vista della psicologia immaginale, questa carta è come se rappresentasse il momento in cui l'eroe rientra nel villaggio e torna perché la comunità possa riconoscere il cammino che ha compiuto. Riconoscere una conquista significa darle un posto nella propria storia di vita.
E adesso il 6 di bastoni parla perfettamente anche qua con il sole, cioè se stai lasciando andare l'identità di chi deve continuamente dimostrare il proprio valore, il primo passo concreto da fare è smettere di vivere come se dovessi ancora guadagnarti il diritto di esistere. Allora, la pratica è questa in questa settimana, in questi giorni, fermati qualche istante, qualche minuto e chiediti questo. Ma qual è quella mia qualità che sto continuando a dare per scontata? Mentre è proprio quella qualità che mi ha portato fino a qui. Allora, scrivila su un foglio o scrivimela sotto. O scrivila sul tuo quaderno rituale, nominala, il nome, il nume, il Dio, l'arcano, no? Onorala, perché quello che viene riconosciuto da te cresce. Ciò che invece viene continuamente sminuito si indebolisce. Un po' di sano orgoglio, mi spiego, questo è... Cioè, il 6 di bastoni è il momento in cui il guerriero riceve la benedizione della tribù. Quindi il passo concreto è smettere di trattenere la tua luce per paura di sembrare troppo e smetti di trattenere la tua luce per paura di sembrare troppo. Cioè questa settimana ti invito a camminare a testa alta. Non perché tu sia migliore degli altri, eccetera, ma perché è arrivato il momento di smettere di essere più piccolo di quello che sei davvero. Perché abbiamo detto l'identità di chi serve di chi usa a rassicurare gli altri, chi brilla per gli altri, cioè che lo fai perché altrimenti senti di non meritare questo, cioè smettiamola, ti dice il 6 di bastoni. Ok? Vediamo adesso quale dono riceverai se attraverserai questa soglia. Vediamo qual è la nuova qualità dell'essere, più libertà, più fiducia, vediamo un po'. Stupendo, un'occasione d'oro con l'asso di denari. Io credo che qua sarà una sorta di miracolo, perché ti arriva un'opportunità in concreto per aver attraversato questa soglia magistralmente. Tutto quello che magari stavi pensando fino a ieri, o un desiderio tuo, o un potenziale tuo, si manifesta. Allora, la vita si sta preparando a metterti tra le mani un seme. Allora, per alcuni di voi sarà diverso, no? Cioè, per alcuni di voi sarà un'occasione lavorativa straordinaria, a patto che segui tutto quello che abbiamo detto. E per altri un progetto, che ne so, una collaborazione, anche una casa nuova, o una guarigione. Allora, ma il vero dono qua non è l'occasione in sé, sei tu il vero dono, che finalmente sei pronta a riconoscerlo. Perché con questo 4 di coppe qua le carte dicevano che il dono era già davanti a te, ti ricordi? Eccolo, era già davanti a te. Però tu non lo guardavi, cioè rischiavi di rimanere altrove. Ecco a cosa servono le pratiche, anche questa piccola pratica del 6 di bastoni, la pratica degli avanti, per farti vedere questo è un asso di denari qua dentro, va bene? Altrimenti questo ti passa davanti, c'è sempre il miracolo, ma tu non lo vedi. Questa è la differenza tra una tarologia passiva e una co-creativa, ok? Ci tengo a sottolinearlo ogni volta che che mi escono quelle carte giuste per dirtelo. Quindi, allora, qua ti sto dicendo che il dono era già davanti a te, ma tu non lo vedevi. Dopo aver attraversato la soglia con questa consapevolezza, cambia tutto, lo vedi. E sì, questa volta accolgo quello che la vita mi offre. Quindi è il momento dell'incarnazione di questa cosa qua. Quindi non è solo il successo materiale che lo vedo, ma è anche il momento in cui un'immagine interiore tua trova una forma, un'espressione concreta nel mondo. Tutto il viaggio che avete fatto con la porta di agosto, con la porta del mattino, si concretizza qui. C'è un'occasione d'oro importante. Mi spiego? Ricordiamo che il seme di quercia contiene già la quercia, quindi va coltivato, ma tu vedi già il valore. Quindi la vita sta per affidarti qualche cosa che è capace di cambiare profondamente il tuo futuro. Allora ti dice non sprecarlo perché sembra ancora un semplice seme, perché è proprio nei semi che il destino nasconde il suo miracolo. Ok? Bellissimo.
Vediamo qual è il messaggio da parte dell'amante mistico, anche l'animale guida. La guida del cammino ti sta guidando, il lupo sta nel quarto chakra, l'apertura del cuore, il diritto di concedersi di essere la bellezza che ti incarna. Libera il tuo passato, inizia un nuovo viaggio, liberati da questa identità. Sei un maestro, ti dicono. Aiuta altre persone a incontrare il loro cammino. Allora, l'amante mistico ti sta dicendo che tu hai la straordinaria opportunità e responsabilità che facendo questo, staccandoti da questa identità, tu non facendoti vedere solo così brillante, no? Emozionante, attraente, ma anche il lato in ombra, che è quello che serve ad alimentare la vera autenticità, tu aiuterai le persone, altre persone a trovare il loro cammino. E l'amante mistico ti dice sei un maestro, sei una guida. La perseveranza è il tuo potere segreto, ti dice. Hai un amore che dura nel tempo. Ti sta facendo una grande benedizione col lupo. E quindi io non aggiungerei nient'altro. Va bene ragazzi e miei ragazzi? Detto questo concludo qua e ti abbraccio fortissimo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.